Oggi facciamo uno dei contorni che secondo me sono più buoni in assoluto. Facciamo le carote rosolate in padella. Allora, cosa ci serve? Ci servono ovviamente carote e le spezie e gli aromi che vogliamo associarci. A me piacciono molto con salvia, rosmarino e aglio, e ovviamente olio per rosolarle. All'olio possiamo sostituire il burro, ovviamente vengono più buone ma anche più pesanti. Alla salvia e al rosmarino freschi possiamo sostituire quelli in polvere. Iniziamo subito. Prima cosa metto sull'acqua perché io sbollento le carote prima di farle rosolare. Se volete una versione più espressa invece le rosolate direttamente. In realtà i tempi non cambiano molto perché l'acqua la mettiamo a bollire subito, quindi sale di temperatura mentre pelliamo le carote. I tempi di cottura in padella poi saranno minori. Comunque sono due opzioni. Nel mio caso mettiamo a bollire l'acqua. Perfetto, l'acqua è su. Sposto qui le mie cose. Ci mettiamo a pelare le carote. E le carote rosolate probabilmente sono così buone proprio a causa della noia da carota mangiata cruda. Ottimo, io di queste carote li taglio punta e coda. A questo punto potete sciacquarle, se lo fate asciugatele anche. Tagliere e tagliamo. Partita. Voilà. Ok, queste qui sono le nostre carotine a tempo quasi perfetto perché l'acqua sta iniziando a bollire. Due cose straveloci sugli aromi mentre siamo qua. A me l'aglio con le carote piace tantissimo, quindi glielo lascio dentro durante tutta la rosolatura. Quindi io preferisco sbucciarlo, togliere l'anima e lasciarlo dentro, in modo tale che togliendo l'anima togliamo la parte più acida dell'aglio e non abbiamo più bisogno della buccia. Quindi taglio, spello, tolgo l'anima, questa qua. Ok, uno. Ma in realtà uno basta. Questo qui è abbastanza potente di aglio. È una varietà nuova che ho provato, ma fia, suona mica da ridere. Quindi ne uso solo uno. Buttiamo via le pellacce. Se non vi piace avere le spezie tra le carote mentre le mangiate, io vi consiglio di tenerle a rametto e buttare il rametto nella padella. Se invece vi piacciono le spezie quando le mangiate, io vi consiglio di ovviamente lavarle e poi spezzettarle in questo modo prima di buttarle, in modo tale che essendo spezzate possano rilasciare più facilmente i loro aromi e di conseguenza il loro sapore. Andiamo di là. Ok ragazzi, ho buttato le carote in padella. L'acqua l'ho salata più del dovuto perché preferisco che prendano sapidità ora piuttosto che doverle salare poi quando le rosolo, in modo tale che non perdano poi acqua e la rosolatura venga meglio. Copro, fiamma alta e aspetto che torni a bollore. Tu vi pulisco, ho fatto un casino quando ho buttato le carote. Buono, nel frattempo giro d'olio qua, un pochino abbondante, aglio. Ottimo, qua è tornato a bollore, spengo e le scolo. Intanto accendo il fuoco di qua. Perfetto, allora aspetto che l'aglio rosoli e voglio fare un esperimento, mai fatto, però voglio provare. Butto anche rosmarino e salvia subito, voglio provare a rosolarli e vedere cosa succede. In teoria le spezie non andrebbero buttate subito perché se cuociono diventano amare. Solo che abbiamo detto che facciamo una cottura espressa, una rosolatura espressa con le carote, quindi voglio provare a buttarle, poi quando le assaggio vi dico se sentono di amaro o meno. Buttandole subito l'olio diventa ancora più aromatico, c'è ancora più sapore di spezie. Allora io le foglie di salvia le ho strappate dal rametto ma le tengo intere perché non mi voglio mangiare una fogliazza di salvia con le carote. Il rosmarino invece l'ho messo a pezzettini. Quindi praticamente soffriggiamo le spezie. Ok, butto le carote. Qui fuoco bello vivo. Non copro perché le abbiamo già cotte, quindi sono già più morbide e sono coperte di acqua, quindi non c'è bisogno di far condensa. Ovviamente regà olio Evo perché metà del sapore è lì nell'extravergine di oliva. Le carote iniziano a cambiare colore, ottimo. Sono passati 3 minuti. Ecco qua che la rosolatura inizia ad arrivare. Ottimo, le carote stanno prendendo il colore che ci piace. Bene, ci siamo, le nostre carote sono ben rosolate, sono passati 10 minuti.
Spengo, metto nel piatto e assaggio. Voilà, questo è il nostro piatto. Ho eliminato lo spicchio d'aglio perché non sono ancora abbastanza coraggioso da mangiarmelo. Adesso assaggio. Allora, io non sento nessuna nota amara, probabilmente perché la cottura è stata molto espressa. Anzi, c'è la carota sa di carota, ma anche quel sapore più rotondo dato dalle spezie. E le spezie sono anche buone perché è come se fossero cristallizzate, sono croccanti. Quindi approvo. Provate, fatemi sapere cosa ne pensate. Insomma, questo è un contorno che a me strapiace. Spero possa avervi dato idee o spunti per provare qualcosa di nuovo. E buon appetito!